e finisce qui. Napoli batte Inter. Napoli-Inter 3-1 al Maradona. Passa la formazione di Antonio Conte, una partita che ci lascia molto molto delusi, perché l'Inter interrompe una striscia di 7 vittorie consecutive, lo fa in maniera brusca con una sconfitta per 3-1 in un big match che aspettavamo, che dovevamo azzannare, viste anche le difficoltà a livello di formazione e di assenze di questo Napoli, che aveva tanti elementi importanti assenti. È un Inter che da polli va a perdere questa partita con troppe occasioni fallite, soprattutto nel primo tempo, con un secondo tempo in cui prendiamo 2 gol su contropiede, e proprio per questo motivo non possiamo non parlare anche della questione arbitraggio, non soltanto della questione arbitraggio, perché in un'analisi completa bisogna analizzare tutto, in un'analisi completa bisogna dire apertamente che il rigore dato al Napoli non esiste nel gioco del calcio, doveva essere espulso anche Gilmour nel primo tempo, il rigore che viene dato al Napoli è scandaloso, è un rigore che indirizza la partita, che ad un Napoli in difficoltà e che non vedeva l'ora di chiudersi e ripartire in contropiede, chiaramente indirizza la gara e la sposta tutta dalla parte di un Antonio Conte che poi ha potuto fare la sua partita. È un errore grave che pesa. L'arbitro dei famosi retropensieri di Antonio Conte forse si sarà ricordato di quei retropensieri e probabilmente li ha avuti anche lui, e quindi in questa serata qui è una partita fortemente condizionata da un arbitraggio all'interno di una partita in cui l'Inter però ha agito da polli, perché il rigore al Napoli, che non esiste, viene dato in un momento in cui l'Inter, purtroppo, secondo me, Simo, non so che ne pensi tu, si è abbassata troppo sul terreno del Napoli. Cioè, in una partita in cui il Napoli ha delle difficoltà e tu arrivi con grande entusiasmo, speravo di vedere un Inter che la va ad aggredire, che la va a chiudere dietro, che la va ad attaccare. Invece quando si abbassano i ritmi il Napoli chiaramente può fare la sua partita migliore, e quindi siamo andati a giocare sul loro terreno quando dovevamo portarli sul nostro, e questa cosa mi dispiace perché davvero potevamo fare una grande partita e questa era una grande occasione. Invece usciamo con un altro big match perso, e questo so già che sarà un tema che verrà analizzato. Sbagliamo troppi gol sotto porta, pesano gli errori di Lautaro Martinez, pesa l'errore, la sfortuna di Bastoni, perché in 2 occasioni Bastoni va veramente ad 1 centimetro, pesa il palo di Denzel Dumfries, anche la sfortuna c'è stata e l'imprecisione chiaramente, e il Napoli ha fatto una partita di carattere, ci ha portati sul loro terreno e ci ha battuti lì. Se ti ricordi ieri nel giorno prima non avevo fatto neanche grandi letture tattiche, l'unica cosa che avevo detto era questa: non dobbiamo cadere nel tranello che il Napoli cercherà di tendere e non dobbiamo piegarci alla partita che loro preferiscono fare. Purtroppo è letteralmente quello che è successo. Noi sono purtroppo anni, a parte qualche rara eccezione, in cui molto spesso arriviamo a dei big match da favoriti per 1000 motivi e poi perdiamo. È successo in parte anche con la Juve, non eravamo favoriti, però si partiva un po' alla pari, e nel derby dell'anno scorso, il primo con il Milan, con Fonseca che era praticamente un dead man walking, l'abbiamo rianimato. Oggi il Napoli arrivava da 2 sconfitte di fila con 6 gol subiti. Al di là di quello che poi è successo e di cui parleremo, che riguarda anche l'arbitro naturalmente, però non hai mai l'impressione di un Inter che faccia quello che deve fare. E io prima ti ho detto che io oggi, francamente, dell'Inter delle ultime 6 partite con le vittorie non ho visto neanche un minuto. Non riesco a salvare nessuno. Ci stavo riflettendo sui singoli. Il 6 penso proprio di non riuscire a darlo a nessuno. Ci sono giocatori, faccio il nome di Akanji perché secondo me è l'emblema, che hanno messo insieme una serie di partite giocate benissimo, quasi senza errori, che oggi non ne hanno azzeccata una. È lì che si deve capire come intervenire, perché purtroppo poi i big match spesso li vinci prima con la testa che con le giocate, e li vinci prima di scendere in campo rispetto a quando poi ci scendi. E sicuramente quello che è successo nel primo tempo con il rigore ha un impatto enorme, enorme, adesso ne parleremo. Scusa Simo, se ti interrompo, cioè quello comunque è una partita che si vince con la testa e tu la vai a innervosire così, è inevitabile dire che quello ha influito tanto. Al tempo stesso mi chiedo anche, è un aggravante, sei una delle squadre più esperte in Italia,
devi stare in partita con la testa, soprattutto perché sei in fiducia da 7 partite consecutive. Qui, secondo me, tornano dei fantasmi di un Inter delle cose che si porta dietro da anni. Ma l'emblema è il fallo che Bastoni fa di reazione su Politano al 75esimo, per il quale mi sono incazzato. Cioè un fallo normale così, si rialza, lo spinge via, perde tempo quando non dovrebbe perderlo e prende pure il giallo. Cioè queste cose qui da giocatori come Bastoni, come Lautaro, come Barella, non dovresti vederle. E men che meno dovresti vederle all'interno di partite importantissime come queste. Però l'Inter ci cade sempre. Sembrano ragazzi del 2005, non lo so, come Pio Esposito, che magari sarebbe uno dei più giustificati dall'avere certe reazioni, pur non le ha. E non lo so, mi rimane un po' questo amaro in bocca, perché ripeto, al di là dell'episodio che ha un impatto gigantesco, però io oggi non ho visto l'Inter. E prima del rigore non ho visto l'Inter dal punto di vista tattico, e quindi lì si facevano determinati discorsi. Dopo il rigore non ho visto l'Inter né dal punto di vista tattico né dal punto di vista mentale. Quindi la gravità di quell'episodio è enorme, però non dobbiamo neanche negare che nei primi 40 minuti prima di quel rigore l'Inter abbia giocato comunque una partita negativa, nonostante le occasioni che ha avuto. Però e che non tolgono... cioè, se avessi vinto con un gol di quelli va benissimo, lo sai, io non sono il purista del bel gioco sempre e comunque, però comunque che l'Inter non abbia fatto la sua partita per me era oggettivo anche prima. Però Simo, per me era ovvio che oggi non avresti fatto la classica partita. Ma non per 0 minuti. Ma tu pensavi di andare io pensavo di andare a Napoli e magari di vedere qualcosa in più a livello di aggressività, come l'occasione che porta alla prima grande occasione di Lautaro Martinez. Quello lì me lo aspettavo di più, soprattutto andare ad aggredire un Gilmour che è stato imbarazzante, oltre al fatto che doveva essere espulso dopo 45 minuti. Mi aspettavo un'Inter più aggressiva anche su Gilmour, su queste cose, prendendosi dei rischi, ma perché oggi dovevi assumerti dei rischi per andare a creare quella cosa lì. Ma per il resto vai ad affrontare un Napoli in grande difficoltà. Io oggi non potevo aspettarmi di vedere un Inter come quella vista con la Cremonese, come quella vista con... ma poi la differenza è anche che contro la Roma tu sblocchi la partita all'inizio e quindi lì cambiano tante cose. Qui io oggi mi aspettavo una partita sul terreno della battaglia, inevitabilmente, ma vedendo un Inter un po' più cattiva. Cioè, noi stiamo vedendo l'Inter, lo dicevamo, è tra le squadre in Europa che sta segnando di più con i colpi di testa. Ci sono squadre come Barcellona e Arsenal, che sono squadre che notoriamente vengono viste come squadre che giocano bene, che stanno sbloccando tante partite con i colpi di testa, con i gol di testa. Quindi per me era normale che l'Inter potesse avere delle difficoltà sul piano della costruzione, della fluidità contro il Napoli, che oggettivamente è la squadra più forte del campionato. Perché il Napoli, che vince il campionato, aggiunge De Bruyne, aggiunge tutto, è una squadra che come profondità di rosa, secondo me, ci fa vedere che ha delle qualità più profonde di noi, e oggi aveva delle assenze, chiaramente, quindi con le assenze si riequilibrava, soprattutto avendo anche il fattore campo. Oggi, secondo me, quindi era normale non fare la partita nostra, detto che il rigore ha condizionato tanto e siamo stati derubati. Dall'altro lato, per fare un'analisi completa, come stavamo dicendo, vengono fuori tanti limiti della nostra squadra che sapevamo già. Tanti limiti come, ad esempio, il fatto che questo gioco così ti espone a dei rischi come quello che porta Acerbi a inseguire chi era Anghissà e non commettere un fallo che tu lo dovresti fare. Questo è uno dei limiti. A me dispiace, ma Acerbi, se tu vuoi fare questo tipo di gioco, è superato. E questo lo diciamo dalla scorsa estate. Sommer, i miracoli non li ha fatti. Dall'altro lato non li ha fatti nemmeno Milinkovic-Savic, che come dicevi giustamente tu durante la partita è sempre rimasto immobile tra i pali ed è stato fortunato che noi abbiamo sbagliato la mira. Così dall'altro lato tornano anche i limiti che abbiamo sempre detto in attacco di un Lautaro Martinez che per me è inattaccabile per il lavoro che fa, ma sotto porta ha sbagliato tanto ancora una volta, e questo pesa in partite così come purtroppo pesa. Per me, Simo, tanti mi dicono però se colpisci i pali non è sfortuna. No, se colpisci i pali è anche un pizzico di sfortuna, perché in una frazione di secondo su delle giocate così
e anche, cioè magari Bastoni basta che la colpisca, se era un po' pettinato diversamente, la pettinatura fa quella leggera differenza che ti sposta il pallone sulla traversa. Quindi per me c'è anche un pizzico di sfortuna che va analizzato. Ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa su questo tema, se no secondo me in chiusura dobbiamo un attimo riparlare anche del caso arbitrale comunque, perché è troppo pesante. Quello senza dubbio. No, beh, ovviamente io non intendevo dire che l'Inter oggi avrebbe dovuto fare la partita che ha fatto con la Cremonese, sarebbe stato impossibile ovviamente. Però io per esempio nel Napoli, pur con tante difficoltà, perché il Napoli oggi non aveva a disposizione la sua dorsale, che è fondamentale, Rachmani, Lobotka, Lukaku, gli mancavano tutti, e poi si è fatto male anche De Bruyne tra l'altro. All'interno di queste difficoltà e con un attacco completamente inedito, aveva due chiavi di gioco e le ha sviluppate benissimo e ha fatto tutto bene. Con Neres la prima cosa che abbiamo detto è Neres si allargherà e lascerà lo spazio ad Anghissà e a McTominay, che hanno fatto un'ottima partita e tra l'altro hanno fatto 2 gol proprio con quella dinamica lì. E l'Inter non ha fatto niente. Cioè, io non ho visto nulla, ripeto. Per carità, ci sta, il Napoli è una squadra forte, infatti io dicevo, arrivavamo con i favori del pronostico perché era oggettivo, ma il Napoli rimane forte, non è che si è preso 6 gol col PSV, adesso va in Serie B, rimane una squadra forte anche con le assenze. Però io oggi mi aspettavo di più. E ripeto, nei primi 40 minuti, da quello che succede al minuto 40 o quello che era, no, prima dei 40 in realtà, prima mezz'ora, da quello che succede al minuto 30 chiaramente cambia tutto, perché nel calcio, come dico sempre, l'errore all'interno di una partita di calcio non è l'errore che c'è in tanti altri sport, perché poi ti influenza tutto, e è un errore, non voglio usare parole cattive, ma è un errore come minimo inaccettabile per come ha fischiato quel rigore, per che valutazione ha dato del rigore e per quale valutazione il VAR ha dato di quell'episodio. Mi sento preso in giro. Non è un errore questo, è una presa in giro a tutti gli effetti. E non va bene. Sottoscrivo. E infatti io ribadisco che il dover accettare tutto è una cazzata. È una sonora cazzata il dire del dover accettare tutto, perché abbiamo visto palesemente dalla scorsa stagione che parlare di retropensieri, alzare la voce, sposta i punti. E in un campionato in cui si vince per un punticino e in cui gli arbitri sono clamorosamente condizionati e condizionabili parlando, stare zitti ti fa fare la figura dello scemo. E quindi stare zitti ancora vuol dire farsi prendere in giro, e questa cosa a me ha stancato sinceramente, perché alzare la voce, lo ripetiamo, abbiamo visto che sposta i punti. Poi la voglia finisce sulla graticola, adesso finisce sulla graticola Kivu, perché ho già visto discorsi che siamo tornati indietro, Kivu è scarso, era tutto un bluff, abbiamo vinto solo 7 partite scarse, eccetera eccetera. Ragazzi, gli arbitri incidono e parlare e alzare la voce, l'abbiamo visto, sposta punti e bisogna alzare la voce. Sono stufo. Grazie a EC che dice Sommer, innervositi da Conte, Lauti stronzo, scrive il nostro EC. Franco Marelli, prova di maturità fallita. Pensate in questa partita ci vuole una difesa più veloce? In generale ci vuole una difesa più veloce. Per fare questo gioco assolutamente sì, Franco, assolutamente sì, grazie. Fabio, da Chicago un bianchino a Kivu per capire oggi Kivu purtroppo esce sconfitto da Conte, inevitabilmente, in questa partita. Tra l'altro i cambi fatti al 76esimo con Luis Enrique, Sucic e Frattesi dentro sanciscono proprio la fine della partita e dire ok, proiettiamoci alla gara contro la Fiorentina. Purtroppo gli ultimi minuti sono stati totalmente consegnati. Luis scrive vergogna come può una squadra arrendersi dopo il 3, però lo capisco, secondo me lì si è detto questo. Io sì, ma che cambi devi fare? Quelli scrive Fabio. Sì, però ragazzi, a me anche qui dispiace, nel senso Mkhitaryan commette il fallo, non è fallo, ma l'ingresso di Zelinski a livello difensivo non ha dato praticamente nulla, cioè ha fatto vedere delle cose buone nella gestione del pallone, ma abbiamo ancora una volta capito perché l'equilibratore è Mkhitaryan e non Zelinski, con tutto rispetto, in una partita in cui ci sono grandi errori sui contropiedi anche di Bastoni e soprattutto di Acerbi purtroppo. Ma al di là di questo, io Simo ti voglio concludere questa clip che è particolarmente calda dicendo anche che avevo previsto tutto, mi ero portato in vantaggio nei giorni scorsi dicendo ragazzi non facciamo che una sconfitta che può arrivare a Napoli purtroppo butti via tutto il lavoro che è stato fatto adesso. Ricordiamoci sempre che noi a inizio stagione
non noi, ma in tanti dicevano speriamo di ambire al quarto posto, almeno c'era già chi faceva i conti con la Conference League, quindi ricordiamoci dove eravamo. Guardiamo il percorso, guardiamo il lavoro, è un Inter che deve fare ancora tanto lavoro, assolutamente. 3 sconfitte dopo 8 partite sono tante per uno scudetto, assolutamente sono tante. Al tempo stesso non pareggiare può essere visto anche come un fattore positivo, nel senso che se perdi ma poi ne vinci tante, il pareggio è quasi come una sconfitta. Quindi attenzione che si può perdere anche un numero di partite più alto a patto che tu poi ne vinca tante. E questo si è già visto nel recente passato in Italia e non soltanto. Quindi attenzione anche a questo dato. Simo, ti chiedo se vuoi concludere tu, poi ne parleremo nel club di Passione Inter in diretta come ogni giorno post partita. No, io dico solo che purtroppo quando si analizza una partita del genere si deve essere consapevoli che sono due discorsi fortemente intrecciati ma anche molto distinti, l'aspetto tattico e tecnico e quello arbitrale, perché io lo ripeto sempre, mi fa impazzire quando si dice abbiamo fatto schifo quindi non parliamo dell'arbitro, ma quindi cosa? Cioè se l'arbitro mi dà un rigore del genere sul 2-1 che diventa 3-1 posso pure capire, ma quello è il rigore dell'1-0 ragazzi, cioè cambia completamente tutto e ribadisco, non è un errore sciocco, un contatto che vabbè può essere, è una presa in giro, è un rigore che è una presa in giro letteralmente. Quindi è quello il discorso. Io non sono uno di complotti, come sai, non mi piacciono questi discorsi e non ci credo nemmeno, però è una presa in giro ed era una partita fondamentale, un big match, uno scontro diretto, avevi pure la possibilità di arrivare primo in classifica per quel che conta a fine ottobre e te lo influenzano dall'inizio in questa maniera qua. Io voglio capire se adesso Marotta dice qualcosa, ma tanto so già che non accadrà e quindi come dicevi tu prima andiamo avanti così, con gli altri che a ogni minima cosa parlano, con gli altri che poi ribaltano le situazioni quando sono favoriti, ti raccontano che in realtà alla fine sono sfavoriti, eccetera, eccetera. E noi andiamo avanti a dire accettiamo tutto. Poi ci sono tante altre cose da risolvere. Il fatto a livello difensivo che oggi si prendono 2 gol come quelli che abbiamo preso da McTominay e Anghissà, per me è assurdo, cioè praticamente a difesa schierata prendi 2 infilate centrali da centrocampo a momenti, con nessuno che si preoccupa con le tempistiche giuste e prendi 2 gol dal nulla. Quindi anche qui oggi la difesa è stata un disastro, a partire anche da Acerbi che mi sembra oggi veramente molto arruffone, sempre in giro, ci voleva più ordine oggi, però d'altronde ripeto, se hanno fatto schifo tutti evidentemente non è un problema nemmeno di singoli. E quindi niente, mi dispiace perché è il solito problema dei big match, al di là dell'aspetto arbitrale, ripeto, che purtroppo ci portiamo dietro da tanto. È vero quello che dicevi che si può anche perdere qualche gara in più se ne vinci tante, però se ogni big match lo affronti così ne vinci pochi. E i big match, magari contro la squadra medio-piccola finisce 1-1, ok, i big match li perdi se giochi così. E in Italia i big match sono tanti, perché Juve, Milan, Napoli, pure le romane, volendo l'Atalanta, sono tanti. Quindi qui bisogna trovare sicuramente una soluzione. Vi aspettiamo nel club passioneinter.club per discutere insieme, cercare di analizzare in profondità. Io ribadisco solo in chiusura, ragazzi, che tutti gli elementi concorrono al risultato. Noi non ci siamo focalizzati solo su una cosa, quindi vi chiedo rispetto ed educazione nei commenti, mi raccomando. Clic sul tasto iscriviti, passioneinter.club per stare in contatto con noi e restiamo uniti e sempre Forza Inter.